Acquistare Bitcoin no KYC e con maggiore privacy. Buongiorno ragazzi e ben ritrovati. Io sono Plak e oggi vedremo insieme uno dei tanti metodi per acquistare Bitcoin, ma lo faremo utilizzando strumenti che abbiamo già visto insieme e che cercheremo di combinarli in modo tale da acquistare senza KYC e mantenere però un buon livello di privacy. Oggi quindi utilizzeremo il Bitcoin Voucher Bot, sul quale ho già fatto un video tutorial, quindi andatevelo eventualmente a vedere se ve lo siete perso, e poi sfrutteremo anche un bot di Telegram che si chiama Satsmobi ed è sostanzialmente un wallet Bitcoin che gira su Telegram. Inoltre sfrutteremo anche Moon Wallet per completare il cerchio. Anche di Moon Wallet trovate un video, quindi guardate anche quello prima di procedere, mi raccomando. L'operazione che faremo si può fare anche con altri strumenti e non necessariamente con quelli che utilizzeremo oggi. Per esempio, se comprate i voucher Lightning Azteco, oppure RoboSats, o Peach, o qualsiasi altra piattaforma che volete utilizzare, vale lo stesso discorso, anche se cambiano gli strumenti che utilizzerete. Per esempio, c'è un motivo se noi utilizziamo Satsmobi in combinata con il Voucher Bot, ma lo approfondiamo dopo. Prima di cominciare vi chiedo cortesemente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così sarete sempre aggiornati quando uscirà un nuovo video. Inoltre, se apprezzate i miei contenuti, potete supportare il canale donando anche solo un caffè utilizzando il QR code che compare durante il video, oppure sfruttando il Lightning address presente in descrizione. Io vi ringrazio di cuore e ora andiamo avanti. Allora ragazzi, diamo un po' di contesto. Questo video ha lo scopo di continuare ad acquistare Bitcoin in maniera semplice, dal proprio cellulare e facendo semplicemente un bonifico bancario e senza dover fare il KYC. Come credo ormai sappiate, Relai presto richiederà il KYC per tutte le operazioni e come lei tutte le aziende che forniscono un servizio di questo tipo quasi sicuramente si allineeranno. Quindi dobbiamo trovare una soluzione che sia ugualmente facile da utilizzare, anche se dovremo fare qualche passaggio in più, per poter continuare a fare i nostri acquisti mensili con cifre basse, quindi che non sono ottimali per poter fare subito una transazione on-chain. Ci tengo a dire che tutto questo è completamente legale, cioè l'unica differenza è che noi ora non andiamo a comprare Bitcoin, ma acquisteremo dei voucher che poi andremo a riscattare. Il meccanismo è lo stesso che si aveva con Relai, quindi una piattaforma no KYC, ovvero che non richiede i nostri documenti personali, ma che accetta pagamenti via bonifico. Quindi ragazzi non sarete anonimi, semplicemente non dovrete fornire i vostri documenti alla piattaforma che utilizzate. Con il Voucher Bot abbiamo il vantaggio che l'applicazione salva molte meno informazioni su di noi rispetto alle altre e quindi ci fornisce già un grado di privacy più elevato. Prima cosa da fare quindi è aprire il Voucher Bot e creare un ordine. Quindi lo apriamo, clicchiamo su Purchase, selezioniamo BTC Voucher, poi On-Chain e Lightning e qui abbiamo le varie opzioni di acquisto, quindi noi scegliamo 100 euro con il fulmine a fianco che indica Lightning, ok? Facciamo tutte le operazioni necessarie per ricevere le coordinate bancarie alle quali fare il bonifico, come scegliere la banca, scegliete pure Denali. Poi voi dovrete fornire il vostro IBAN e dopodiché dovrete effettuare il bonifico e inserire nella causale il numero che vi viene fornito sotto Payment Reason. Mi raccomando, non aggiungete altro, ok? Dopodiché dovrete notificare il pagamento. Ora non vi resta che attendere che vi arrivi il voucher e i tempi qui sono quelli tecnici della ricezione di un bonifico, quindi potrete dover aspettare fino a 3 giorni. Non andate in panico se non arrivano dopo 3 ore, non andate in panico se magari fate il bonifico nel weekend, quindi lo fate il venerdì e può essere che vi arrivi il lunedì o il martedì. State tranquilli, nel caso passassero poi 4-5 giorni lavorativi, allora eventualmente poi consultate il team di supporto. Okay? Abbiamo però una possibilità in più qui, che è la funzione Refill, con la quale il voucher vi arriverà in un attimo. Con la funzione Refill sostanzialmente andate a fare un bonifico più corposo, tipo 500 euro. Praticamente lo caricate nel vostro borsellino. Una volta che li avete lì, potete acquistare per esempio 5 voucher da 100 euro, senza dover fare tutte le volte il bonifico. Vi ricordo però che il credito nel borsellino dovrà essere speso nell'arco di un mese, quindi mi raccomando fatevi bene i conti su qual è il vostro acquisto mensile prima, ok? Comunque, una volta arrivato il voucher, noi dovremo incassarlo e qui inizia tutto il nostro giro. Quindi su Telegram cerchiamo sats.mobi. Vi lascio il link in descrizione comunque. Una volta aperto, scriviamo /start e abbiamo avviato il wallet. Ora, perché vi faccio utilizzare proprio questo wallet? Semplicemente perché questo wallet è sviluppato dalla stessa azienda che sviluppa il Voucher Bot, quindi c'è massima compatibilità.
Inoltre hanno server e nodi in comune, quindi riduciamo al minimo eventuali problematiche nel riscatto del voucher, ok? Non che con gli altri wallet ce ne siano, per l'amor di Dio, ma per scrupolo io cercherei di ridurle al massimo. Inoltre con questo wallet si possono gestire le carte NFC e gli anelli con i quali si può pagare in Bitcoin, ma magari un giorno poi ne parliamo. Comunque, vedete, su questo wallet si possono tenere fino a 1 milione di sats, quindi prestateci bene attenzione a questa cifra. Poi vi viene fornito un Lightning Address e ci sono anche una serie di altre funzioni che però oggi non andiamo a vedere, ok? Ora, quindi noi andiamo a riscattare il voucher. Per prima cosa dobbiamo copiare il messaggio con il QR code e tenendoci premuto sopra e lo incolliamo da qualche parte. Poi dobbiamo prendere solo quella stringa che inizia per LNURL e copiarcela. Ora apriamo nuovamente SatsMobi e scriviamo /lnurl spazio e ci incolliamo la stringa. E verrà così, vedete? Bene, ora premiamo invio e ci chiede se vogliamo effettuare questo trasferimento. Diamo l'ok ed ecco che ci sono arrivati i fondi nel wallet. Ora vi faccio vedere però un metodo ancora più veloce. Se notate, una volta che voi scrivete /start e date invio, vi compare la pagina di presentazione del wallet e sotto la voce info troverete il vostro indirizzo Lightning, quello che vi ho detto prima, che non è altro che un indirizzo comprensibile dall'uomo attraverso il quale potete ricevere dei fondi. Ok? Bene, noi prenderemo questo nostro indirizzo e lo inseriremo nel Bitcoin Voucher Bot. In questo modo, quando acquisteremo, i bitcoin verranno direttamente inviati al nostro wallet attraverso il Lightning Address. Ma vediamoli insieme. Andiamo quindi nel wallet e copiamo il nostro indirizzo Lightning. Poi andiamo sul Bitcoin Voucher Bot e scriviamo /start, così torniamo alla pagina principale. Poi clicchiamo su /LNL address, oppure lo scriviamo, è uguale, e ci comparirà un messaggio che ci dirà che attualmente non abbiamo settato nessun indirizzo e che ci chiede di inserirne uno valido. A questo punto noi incolliamo il nostro indirizzo Lightning e clicchiamo su invia. Piccola nota di servizio, l'indirizzo Lightning di SatsMobi viene creato utilizzando il vostro username Telegram, quello dopo la chiocciola per intenderci. Fate attenzione a non avere caratteri speciali nel vostro username, perché altrimenti il bot farà fatica a riconoscerlo. Io per esempio come username avevo pluck_btc e ho dovuto togliere l'underscore perché altrimenti non mi riconosceva il Lightning Address. Comunque ora abbiamo settato correttamente il nostro Lightning Address, quindi a questo punto quando faremo un nuovo acquisto non dovremo più riscattare il voucher, ma i fondi li ritroveremo direttamente nel wallet. Vediamo insieme anche questo. Clicchiamo su Purchase, poi invece di utilizzare BTC Voucher sceglieremo Sats to LN Address. Come potete notare anche le cifre sono differenti, potete comprare anche 10 euro alla volta, ma questo è possibile solo utilizzando i soldi nel borsellino, quindi ora andiamo avanti e vediamo come caricarlo, così almeno abbiamo il quadro completo. Clicchiamo quindi su una cifra a caso, 20 euro, ecco, vedete? Vi dice che non abbiamo abbastanza credito. Allora, noi clicchiamo su Refill e andiamo a riempire il nostro borsellino. Ci darà un po' di informazioni e ci dice che come primo refill possiamo mettere solo 100 euro, poi si sbloccherà e potrete anche mettere le cifre che volete fino a 950 euro. Scriviamo quindi 100 e clicchiamo su invia. Ora scegliamo la banca che ci mostra e alla quale faremo il bonifico, poi forniamo una nostra mail, può anche essere una di quelle random anonime, non dovete per forza mettere quella che usate quotidianamente. L'importante è che ve la ricordiate poi, perché se ci fosse qualche problema vi contatteranno via mail, ok? Bene, ora inseriamo l'IBAN che utilizzeremo per fare il bonifico e poi clicchiamo su Proceed. Questa è la stessa procedura di quando si acquista, diciamo. Ok, ora effettuate il pagamento e poi lo notificate sull'app. Ora non vi resta che attendere che arrivino i fondi. Tempistiche identiche a quelle per l'acquisto dei bitcoin, quindi mi raccomando non andate in panico. Una volta arrivati riceverete un messaggio sul bot che vi informerà, ok? Quindi ora voi potete vedere i vostri crediti cliccando o su Refill, ma in questo modo avvierete anche la procedura per aggiungere fondi, quindi il modo migliore è cliccare su /credits, ok? Così vedrete il vostro saldo. Ora, non ci resta che usarli questi crediti, quindi clicchiamo su Purchase, ma questa volta scegliamo Sats to LN Address, l'ultima voce in basso a destra. Ora scegliamo l'importo, possiamo scegliere fino ad un minimo di 10 euro, noi scegliamo 20 euro. Vedete, ora vi fa un riepilogo con la quantità di acquisto e sotto il vostro Lightning Address sul quale verranno mandati i fondi. Clicchiamo su Buy with Credits e ci compare il totale che verrà inviato con i relativi costi. Ora clicchiamo su Proceed e voilà,
Ok, i nostri fondi sono stati inviati direttamente al nostro wallet. È anche arrivata la notifica, guardate. Niente QR code da scansionare, niente stringhe da copiare. Se cliccate sulla notifica andrete direttamente nel wallet e vedrete che è stato accreditato l'importo. Adesso che siamo nel wallet possiamo vedere il balance aggiornato cliccando su balance oppure scrivendo /balance. Vedete, io qui avevo già altri fondi. Ora quindi possiamo andare avanti con il passo successivo e mandare i fondi su Moon Wallet. Ipotizziamo che avete fatto un po' di acquisti e avete raggiunto una cifra che volete portare on-chain. Oppure questo trasferimento potete farlo anche ogni volta che fate un acquisto, è indifferente. Ricordatevi solo che su Satsmobi potete tenere al massimo 1 milione di Sats. Okay? Quindi ora andiamo a creare l'invoice su Moon. Apriamo Moon, clicchiamo su Ricevi, ci spostiamo su Lightning e ci compare il QR code. Ora clicchiamo su Invoice Settings e andiamo a inserire l'importo. Vi consiglio di cliccare su BTC e come valuta mettere Satoshi, così eviterete di sbagliarvi. Ricordatevi di tenervi sempre qualche spicciolo per le fees. Vedete, nel mio caso l'importo è di 601.900, ma io le invoice la faccio di 595.000, ok? Quindi ora clicchiamo su Copy e copiamo l'invoice. Poi torniamo su Satsmobi, scriviamo /pay spazio e ci incolliamo l'invoice che abbiamo copiato. Poi premiamo invio. Vedete, ve lo dice anche qui che il saldo intero potrebbe non essere possibile inviarlo. Poi comunque vi fa un riepilogo del pagamento e noi clicchiamo su Paga. Bene, sta preparando il pagamento, ma intanto guardate, è già anche arrivata la notifica su Moon che mi dice che sono arrivati i fondi. Se infatti andiamo su Moon, vediamo che abbiamo il saldo aggiornato. Ottimo, ora abbiamo i fondi su Moon. Intanto vedete, mi è arrivata anche la notifica di Satsmobi che ha inviato i fondi. Guardate, pagamento inviato. Perfetto. Ok ragazzi, ora di qui noi i fondi li invieremo ad un nostro indirizzo on-chain. Quindi copiatevi un indirizzo del wallet di destinazione. Poi andiamo su Moon, clicchiamo su Send. Qui io inserisco il testo, ma voi potete anche scansionare il QR code come preferite. Incolliamo l'indirizzo, lo ricontrolliamo per sicurezza e clicchiamo su Continua. Ora scegliamo l'importo, io inserirò l'intero ammontare. Ok, ora mettiamo una nota proprio perché è necessaria, io scrivo withdraw. Ok, bene, ora abbiamo il riepilogo con le fees, clicchiamo su Network Fees e vediamo che possiamo sceglierle. Io le metterò molto basse perché non ho fretta, vedete 4,32 Sats per VByte. Perfetto, clicchiamo su Conferma Fees e ora abbiamo il riepilogo aggiornato e non ci resta che cliccare su Send. Bene, fondi inviati. Ora, nello storico possiamo vedere la transazione che ovviamente non è ancora confermata, ma qui abbiamo, diciamo, concluso il nostro giro. Che cosa abbiamo fatto sostanzialmente? Dopo tutte queste parole, queste spiegazioni, vediamo un po' che cosa abbiamo combinato. Abbiamo acquistato in maniera veramente molto rapida dei Bitcoin Lightning sul voucher bot e ce li siamo fatti inviare direttamente sul wallet di Satsmobi. Poi, una volta raggiunto un gruzzoletto, li abbiamo spostati sempre via Lightning su Moon e poi da Moon li abbiamo mandati on-chain al nostro wallet. Tutto questo senza passare direttamente da vari swap e con un costo per l'importo che ho spostato io di 893 Sats per l'invio su Moon e 987 Sats per l'invio da Moon al wallet on-chain, per un totale di 1880 Sats, ovvero 1,17 € al momento in cui sto registrando. A questo ovviamente vanno aggiunti i costi per l'acquisto. Ma qui noi non solo abbiamo acquistato su Lightning e ci siamo trovati i fondi on-chain, ma abbiamo anche guadagnato un pochettino di privacy facendo vari passaggi prima di mandare tutto on-chain. Siamo passati dal Bitcoin Voucher Bot, che ha un po' di informazioni su di noi, essendoci anche un IBAN in mezzo. Poi li abbiamo mandati su Satsmobi, che è un wallet custodian e ha collegato un account Telegram. Ma inviandoli via Lightning abbiamo già offuscato un pochettino il collegamento tra l'IBAN, e quindi noi, e i Sats. Poi li abbiamo mandati ad un wallet esterno non custodial che ha fatto uno swap per poterli trasferire, quindi altro livello di offuscamento. Poi infine li abbiamo inviati con una transazione on-chain ad un altro indirizzo. Qui ragazzi, secondo me abbiamo già fatto un ottimo lavoro. Volendo si può fare ancora un passaggio intermedio mandando i Sats da Satsmobi ad un wallet non custodial come Phoenix o Breeze per poi inviarli su Moon, ma diciamo che comunque già così secondo me abbiamo svolto un bel lavoro. Questo è l'unico modo possibile per comprare Bitcoin Lightning e mandarli on-chain? No, ovviamente. È il metodo migliore?
Non lo so, ma sicuramente è una delle diverse possibilità che al momento abbiamo. Ognuno poi dovrà trovare la soluzione con la quale ci si trova meglio, ok? Tutto lì. Però diciamo che comunque questa soluzione ricalca un pochettino le soluzioni che utilizzavamo prima, come Relay, il discorso di fare un bonifico direttamente a un'azienda in Svizzera, però poi bisogna fare qualche passaggio in più, ma poi ci dà comunque la possibilità di acquistare via Lightning e spostarci on-chain su un nostro wallet personale. Bene ragazzi, io direi che per oggi ho terminato. Ditemi nei commenti se vi è piaciuta questa soluzione alternativa, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di lasciare un bel like e di condividere il video il più possibile. Noi ci vediamo mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!